Benvenuti in questo nuovo video del vlog O. Allora ragazzi, oggi è il momento di dedicarci al posing. Il posing è ciò che ci mette in luce sotto i fari, ciò che permette di mettere in luce i nostri punti di forza e nascondere le nostre carenze. È fondamentale allenare il posing, è fondamentale saper come allenare il posing, quanto allenare il posing e in che momento allenare il posing. In che momento? Direi quasi tutto l'anno, soprattutto i momenti migliori sono o nel vostro post workout, quindi quei 10-15 minuti post workout, o dedicare addirittura un paio di sedute settimanali che possono essere dopo le vostre sedute di cardio a stomaco vuoto. Come si allena il posing? Semplicemente ci si allena, se avete a disposizione, come nel mio caso, una sala posing o una posing room, come in alcune delle palestre migliori come in questa. Posso ragazzi assicurarvi che sicuramente migliorerete soprattutto il vostro posing sul palco, quindi la vostra performance sul palco sarà qualcosa di migliore di volta in volta. Se non avete appunto una posing room, qualsiasi stanza simile, avete tranquillamente, basta uno specchio e dello spazio, semplicemente questo. La posing room vi permette di avere uno specchio inclinato e quindi poter vedere anche il vostro dorso e poter tenere le posizioni in modo corretto. Altro consiglio che posso darvi, soprattutto se siete all'inizio, affidatevi a qualcuno per quanto riguarda la cura del vostro posing. Io stesso generalmente do lezioni di posing, allo stesso modo in passato mi sono affidato a qualcuno che mi insegnò e mi ha insegnato a posare nel modo corretto e tenere le pose nel modo corretto. È fondamentale perché avere un'infarinatura e dopodiché personalizzare il proprio posing, anche perché è la parte più divertente il posing, perché come sapete un discorso di allenamento, un discorso saper mostrare i muscoli sul palco, questa cosa, soprattutto il saper posare e il saper mettersi su un palco, è, come dicevo prima, una delle cose più importanti. Perché uno può allenarsi quanto vuole, può effettivamente arrivare alle migliori condizioni in assoluto in gara, ma se non sai posare, effettivamente non sai mettere in luce tutto ciò che di buono hai fatto durante una preparazione, e questo potrebbe appunto andare a inficiare sul vostro risultato finale, o meglio, sicuramente andrà a danneggiare la vostra prestazione e a farvi arrivare posizioni indietro. Quindi ragazzi, lavorate sul posing perché è fondamentale. Nel video di oggi cercheremo di mostrarvi ciò che effettivamente andremo a fare, o meglio, come vado a insegnare il posing ai miei ragazzi e come lo alleno io di volta in volta, step by step. Allora, partiamo con il primo punto, o meglio, possiamo dividere in diversi step il nostro posing. Il primo step è esattamente la presentazione, ovvero, dato che qua stiamo parlando di posing, parlo per main physique logicamente, ma così anche per tutte le altre categorie. Ogni categoria ha le sue pose, il suo posing. Nel mio caso sono principalmente due pose, ma c'è, come sapete, una routine iniziale, ovvero una presentazione iniziale, che è la prima presentazione, ciò che vi porterà e che metterà davanti agli occhi dei giudici il vostro corpo prima di tutto, ovvero una presentazione singola, ovvero sarete voi che salite sul palco, mostrate le vostre pose di forza nel modo corretto che allenate. Quindi la prima cosa da fare è imparare le prime due pose e le uniche due pose che saranno essenziali imparare da mettere poi in luce nella vostra routine. Le prime due pose saranno la frontale e la posteriore. Andiamo a vedere come lavorare la frontale e come lavorare la posteriore. Posa la frontale, possiamo farla in diversi modi. Allora, prima posa frontale, possiamo fare la classica frontale con le mani appoggiate sui fianchi. Il consiglio che posso darvi è appoggiare i pugni, rendere la posa un po' più dura, un po' più facile da tenere quando state sul palco. Posa frontale, quindi appoggio le mani sui fianchi, chiudo, palmi verso l'alto, contraggo l'addome e rimango in posa frontale. Butto fuori l'aria e questa è la prima posa frontale. Da ricordare è fondamentale come faccio ad allenare la tenuta della posa. Il consiglio che posso darvi è fare esattamente questa posa, tenere la posa per 30 secondi di cronometro, rilassarvi 15 secondi e mantenere di nuovo 30 secondi la posa sulla frontale. Così per circa 3-4 volte.
Questo vi permetterà di saper tenere esattamente la posa frontale, idem lo faremo con la schiena, per il più tempo possibile sul palco, anche perché quando vi chiameranno le pose saranno esattamente più o meno tenute per 30-40 secondi massimo. Se voi avete l'allenamento sulle pose, ovviamente riuscirete a tenere la posa sia sulla fronte sia sul back. Quindi posa frontale, mani sui fianchi, butto fuori l'aria, consiglio mio, contrazione del gluteo. Contrazione del gluteo ci permette di tenere la parte bassa dell'addome contratta e tenere l'addome contratto meglio. Seconda posa sempre frontale. Possiamo posare con le mani appoggiate sui fianchi oppure con una mano appoggiata sui fianchi. Altra posa, quindi gamba dritta, ginocchio teso, sposto leggermente il bacino, contraggo l'addome, mano appoggiata sul fianco e allargo bene. È una leggera sfiancata. Questo mi permette di lavorare e soprattutto avere un girovita più stretto e una posa ovviamente più larga e quindi un V-shape accentuato. Addome sempre visibile. Scusate un attimo, ma logicamente avendo preso appena il post workout, appena post allenamento, ho un po' più di difficoltà a tenere la posa. Ovviamente sul palco, essendo con meno acqua addosso, un po' più disidratato, non disidratato completamente, avremo una posa sicuramente tenuta molto meglio, però anche il fatto di poterlo allenare ci permette di tenere meglio l'addome durante la posa. Ultima posa che possiamo fare sempre sul frontale è utilizzando le mani e quindi in questo caso non appoggiandole, quindi questa è un'altra delle 3 pose che si possono fare sulla frontale. Rivediamole tutte e 3 messe in sequenza, quindi 1, 2, 3. Queste sono le 3 pose frontali. Ora ci spostiamo sul back. Il back, che possiamo vedere anche in questo caso per fortuna dal nostro specchio inclinato, ci giriamo e da questa posizione qua dobbiamo, come ricordiamo che il main physique è una posa rilassata per di più. Sembra che tiriamo tanto le pose, in realtà per la maggior parte delle volte è rilassata. Quindi allargo la schiena, tengo la posa, 2 mani, non gomiti alti, errore da evitare, non gomiti troppo bassi, gomiti altezza media, quindi appena sotto la larghezza delle spalle. Non apro tutto, non chiudo tutto, ma tengo aperto e chiudo leggermente indietro. Questo mi permette di prendere più dettagli sulla schiena. Rilasso. Seconda posa di back. Questo. Mano appoggiata uguale alla frontale, quindi sulla stessa riga i piedi, quindi piede leggermente verso l'esterno, non troppo, leggermente verso l'esterno, altro piede in linea con questo può muoversi come vuole, come fosse quasi un ballerino a tutti gli effetti, lo appoggio solamente, apro bene la schiena, chiudo leggermente indietro e questa è la posa di back. Tengo e lascio. Queste sono le 2 pose. Da evitare questa posa. Dobbiamo evitare di fare pose da bodybuilder. A tutti gli effetti è main physique, una posa da bodybuilder, anche sulle transizioni per esempio che vedremo dopo, tipo una posa del genere, una posa del genere, una posa del genere, sono tutte da evitare. Dobbiamo fare pose da main physique, sono tutte pose rilassate, sia frontale che di back. Quindi cerchiamo sempre di tenere delle pose, ovviamente contraendo, ma facendole sembrare rilassate. Idem di schiena, porto di schiena, carico la posa, rilassata. Ok. Queste sono, abbiamo visto il primo step, imparare la posa frontale e la posa di back. Abbiamo visto 3 pose frontali, 2 di back. Sono 3 alternative sul fronte e 2 alternative sul back che potremo utilizzare nella nostra routine. Una routine dura circa 30 secondi, di conseguenza metteremo un mix di queste pose unendo qualche transizione. Come imparare le transizioni? Vediamo lo step numero 2. Come imparare le transizioni? Molto semplicemente, dobbiamo essere abbastanza originali e fantasiosi, ovvero quando ci mettiamo per esempio su una nostra posa frontale, ok, semplicemente possiamo fare questo, dobbiamo spostarci sull'altra posa, tranquillamente, pum. Semplicemente poi ci possiamo girare le schiene in questo modo e apro bene la schiena. Posso portare il piede dietro e fare questo. Non abbiamo obblighi per quanto riguarda le transizioni, cerchiamo di essere fantasiosi
ma lasciare sempre le braccia sotto l'altezza delle spalle, quindi mai fare questo, quindi mai alzare le braccia, fare cose strane, mai tipo gesti da bodybuilder, cose, no, dobbiamo lavorare da main physique, quindi posa frontale, mi sposto, posa di back, apro, mi giro, chiudo, dopodiché ruoto e sono di nuovo sulla frontale. Ovviamente adesso non vi dico di immediatamente alla vostra prima gara di fare un posing del genere, perché logicamente richiede tempo, ma iniziate ad allenarvi, iniziate a imparare le pose frontali e di schiena, che sono quelle, soprattutto sulle gare iniziali, sui regionali, sulle gare nazionali, sono quelle che guardano di più, perché quando andrete a prendere il primo giudizio lo prenderete sui confronti. I confronti sono quelle situazioni in cui salirete con altre persone sul palco e di conseguenza avrete confronti a 5 persone, ok? Quindi 5 atleti che si confrontano, avete solamente 2 pose da fare, nessuna transizione, quindi vi mettete stabili sulla vostra posa frontale, imparate questo e imparate la vostra posa di schiena. Fermi, stabili, non muovetevi, non fate cose strane, sempre fermi e stabili, molto semplice. Abbiamo visto quindi in primo luogo le pose di fronte e di back, qualcosa sulle transizioni che vi permetterà con fantasia di impostare la vostra routine. Il consiglio classico di non posare da bodybuilder ma da main physique, quindi sempre pose rilassate, niente di troppo estremo, non fatevi prendere dall'ansia. E altra chicca, pensate nella vostra testa 1001, 1200, 1300, ovvero ogni posa che fate, quindi dalla frontale 1001, 1200, 1300, 1001, 1200, 1300, mi sposto di schiena 1001, 1200, 1300, 1001, 1200, 1300. Questo vi permetterà di non posare in modo rapido, in modo troppo nervoso, perché l'errore classico che viene fatto è di arrivare sul palco troppo nervosi, quindi arriviamo sul palco e boom, boom. No, non funziona così, bisogna posare tranquilli, essere convinti di ciò che stiamo facendo, rilassati e allo stesso tempo fluidi, quindi imparare la fluidità, fondamentale. Non si impara da un momento all'altro, si impara gara dopo gara, ma seconda cosa allenando il posing, dalle 2 alle 3 volte a settimana, post allenamento, mettete qualche posa come ho fatto io in altri allenamenti, dopo ogni serie, dopo qualche serie, imparate a posare. Altra cosa importante, piccolo tips che posso darvi, è ok, abbiamo detto non fate pose da bodybuilder, ma può aiutarvi a sentire meglio i muscoli fare qualche posa da bodybuilder prima di iniziare il posing. Ad esempio, un doppio bicipite, mi metto sulla frontale, mi metto, tengo la posa. Questo mi permette di sentire meglio la muscolatura. Mi metto su un side chest e tengo la posa. Mi metto sulla schiena, apro la schiena e tengo la posa. Questo mi permette di sentire meglio i muscoli, perché il posing, al di là del posing main physique, bodybuilding e tutto, vi permette uno di sentire meglio i muscoli, lavorare meglio l'allenamento, e quando andremo a posare anche da main physique, soprattutto sentiremo meglio i muscoli lavorare, cosa molto importante e fondamentale. Allora ragazzi, abbiamo visto nel dettaglio qualche piccolo segreto che non volevo svelarvi ma che vi ho svelato. Ci tenevo in modo particolare a farvi vedere sia routine, sia qualche posa, sia qualche accenno e qualche piccolo trucco che potevo darvi per quanto riguarda il posing e su come allenarlo. Sembra una cosa scontata, sembra una cosa facile, ma posate per un quarto d'ora, 20 minuti, vi sembra aver fatto una seduta di 2 ore di cardio. Se fatto bene, le pose tenute statiche sono veramente pesanti, soprattutto più che altro veramente d'aiuto quando arriverete sul palco, sarà una cosa che vi aiuterà parecchio. È fondamentale allenare il posing, come abbiamo visto, è fondamentale farlo nel modo corretto, è fondamentale affidarsi a qualcuno per imparare una prima infarinatura generale e poi personalizzare e portare il proprio stile sul palco, perché è anche il vostro stile che portato sul palco vi rappresenterà.
Sappiamo benissimo che mancano comunque poche settimane al Mister Olympia, sappiamo benissimo che la fatica non esiste, che la fame non esiste, che il dolore non esiste, che la stanchezza non esiste, ragazzi, però posso dirvi che il posing esiste. Detto ciò, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio di Vlog